E poi è arrivato dopo la faccenda del 6 aprile, che poi il generale Sabbioni mi ha fatto fare questo quadro qui, ha fatto stampare 100 copie da distribuire a tutte le sezioni dell'aeronautica. Il pilota l'ha visto così, l'ha visto, il pilota, questo qui è il primo piano Fagioni, io sono qui che sparo questo che ha battuto questo qua. Arriva il mese di luglio, allora mi dice, prima Moschi ha detto, è stato invitato dal mio motorista a mangiare a casa sua e ci ha dato volentieri. Ragazzi, la volta che ci ha dato, e quando gli ha preso sua moglie mi ha detto, no, ma vedo che tua moglie era di capelli, questo qui invece ha i capelli rossi, la moglie ha cominciato a guardare male, poi allora dice, no, guardi che scherzavo signora, che era un tipo gioviale, insomma. Guarda, quando l'ho saputo io ho detto, adesso viene a mangiare a casa mia, a Varese, infatti fa bene. Quando arriva qua, tu alle 10 ci vediamo fuori dalla stazione, come sia arrivato in stazione, quando torna alle 10:15 lui è già in stazione arrivato. Quando dopo aver mangiato, dopo aver visitato, ho fatto visitare Varese, ho detto lo accompagno verso la stazione, no, non ci pensare che è andato via, so che era guardato a vista, perché essendo il tipo di Mussolini magari aveva qualche cosa, insomma, come è arrivato è partito in borghese, così via. Arriva luglio, allora a metà luglio mi dice, è un pezzo che non vogliamo più, è ora di spolverare un po' il nostro parecchio, perché sarà pieno di polvere. Andiamo domani mattina a fare un giro, chiama gli altri due, così vediamo un pochettino se funziona tutto bene. Va bene, arriva lui, ci vediamo, ma è il primo pilota, non c'è tempo dopo. No, ci sono io come primo pilota. E se ce n'è però manca il secondo lo fai tu. Io ho detto, ma fai tu, cosa c'è? Ma tu ti siedi al mio posto, non hai che da seguire, non devi fare niente perché i volanti sono abbinati uno con l'altro. Tu non hai che da seguire quelle le mosse, ma tutto lì. Ok, io ero gonfio, diciamo, no? Ma davvero, ma sì. Aveva la nostra macchinetta di 6x5, quelle macchine che portavo dietro. Ho detto, fammi una fotografia. Orale che andiamo a Sesto Calende, seguiamo poi il Lago Maggiore, Santa Caterina del Sasso, arrivo fino a Laveno, dico, ho abitato 4 anni qui a Laveno. Proseguendo dopo Laveno, in fondo là c'è Locarno, la Svizzera, fanno un giro di qua. Ha girato, si è portato su Intrapalanza, ne è portato su Intrapalanza per tornare indietro. Ho detto, ma ci sono dei fuochi sulla montagna, guarda, stanno bruciando la montagna qua. No, ma qui sono i partigiani che hanno sentito il rumore degli aerei, pensano che siano un aereo americano e allora segnalano il punto per lanciare. Ah, perché io non sapevo di queste cose, poi non sai tante cose tu, lo sai che il tuo rosso ti occupa dei partigiani. Ma cacchio, vediamo bene. E così siamo tornati a Sesto Calende e siamo atterrati, ho detto, prova lì, avanti così, era un bravo pilota. E il motorista fa, quando lui diventa pilota io vado in fanteria a vedere i camion. Poi c'era quel napoletano il Raia che dicevano tutti come, lui il pilota, figurati, zitto che il pilota è salvato. Comunque arriviamo alla fine di luglio, al 29 di luglio, e dico, mi lascio andare a casa, a salutare i miei, ma lì, siamo in partenza, voglio andare a casa, ma siamo sempre lasciato andare a casa a salutare, così, andiamo via lunedì pomeriggio, e allora siamo andato via sabato, domenica, lunedì mattina sono qua. Non posso lasciarti andare a casa, questo a ripensare, un quarto d'ora dice, ti voglio far contento, però mi devi giurare che tu domenica sera vieni qua, devi essere presente. Giuralo, lo giuro, lo giuro che domenica sera sono qui. Io vado a casa, tranquillo, vado con un altro dei parenti, uno mi tira di qua, l'altro mi tira di là, vado a prendere allora c'era il tram che andava a Luino, da Varese a Luino, passavo al Terzo Alvagano.
Quando vede il tram, porco cane, l'ho perso per 2 minuti, porco cane, cosa fa? Pensa all'altro tram, per l'altro tram arrivo a Varese verso le 6:30, alle 7:30, così, senza mangiare, mi cambio, vado subito alla nord per prendere il treno che arriva a Saronno, poi da Saronno c'è il treno che passa per Tufabusto, Turbigo, e allora dico, vabbè, domani mattina vado via presto, tanto andiamo via lunedì pomeriggio, qui lunedì mattina prendo il primo treno dello Stato, scendo a Galarate dopo un quarto d'ora parte l'altra via che va a Pozzuolo, la prima arrivo a Pozzuolo, devo attraversare tutto il bosco sperando di non incontrare qualcuno del quartiere che girava intorno. Arrivo davanti all'aeroporto, vedo uscire un trattore. O gli dico, sta tirando fuori del centramento che si chiama gli aerei per portare in pista. Sono già partito da un'ora. Cosa? Sono preso. Sono partito lunedì pomeriggio. E tu dove vai? Io rientro a Castro, portami a Castro. E vado a Castro. Arrivo a Castro, porca miseria. Contro un motorista, dico, chi è lui? Allora siamo partiti noi, un momento. Adesso gli dico quello che mi ha detto Boschi. Ti ha fatto cercare in lungo e in largo. Era talmente arrabbiata che ha detto, gli dice al Balilla, quando ritorna che farai i buoni conti una volta per sempre. Va bene? E che con me non lo voglio più. E lo dice questa roba, faremo i conti una volta per sempre. Ha cambiato, come non c'è il Balilla, state a casa anche voi altri due. Ha cambiato l'equipaggio, ha preso altre 2 persone. Ora ne sono partiti in 12 o 13 apparecchi, destinazione Eleusi ad Atene, prima tratta Lorate Pozzuolo, Belgrado, Salonicco, Atene. Quando sono arrivato sul Veneto ho trovato brutto tempo. Una parte cosa ho fatto? Ho fatto l'entroterra, tutto così. Ho fatto Venezia, l'entroterra, Trieste, così, ed era tutto qua. Lui invece si è distaccato perché era solito viaggiare sempre, io ho viaggiato con Boschi sempre in solitaria. Lui ha attraversato l'Adriatico, come è arrivato dall'altra parte 5 figli. 5 figli l'ha incontrato, arriva alle 9 del mattino, arriva una comunicazione, manca un aereo che non è arrivato a Belgrado. A mezzogiorno viene la conferma, l'aereo del tenente Pandolfo è stato attaccato e buttato giù. Non si sa più niente di nessuno. Poi ci viene a sapere, dopo 2 mesi, veniamo a sapere che l'unico a esserci salvato è stato il primo pilota, il tenente Pandolfo. Perché il primo aereo ha sventagliato, ma siccome non avevo terminato di svuotare il serbatoio centrale di 500 litri, che è subito dietro qua, dietro al coso, è una cosa quadrata così, con dentro il gas a benzina, quello ha scoppiato sono rimasto lì, ma io sono rimasto lì con una gamba fracassata per lo spostamento d'aria. Gli ho detto a Boschi, Sesto, buttati che non c'è più niente da fare, poi sono svenuto. Lui ha detto, ma tieni ancora, le ultime parole che ho detto, ma tieni ancora, se guardavi in giro avevo soltanto io e lui con le ali. Poi l'apparecchio si è girato, capovolto. Il motorista però, quando gli ha detto che c'erano 5 spifere, gli ha aperto il tettuccio subito sopra, perché di qui è possibile salvarsi. Almeno i piloti saltano fuori lì, no? Si vede che il collo si è girato così, io non potevo muovermi, poi ero svenuto perché mi la gamba, si vede che nel rovesciarsi mi sono caduto fuori. Mi sono trovato a terra, poi mi sono svegliato che sentivo del vociare, delle persone vedevo, delle ombre vedevo, non penso ombre, vedevo in giro, che mi hanno lasciato lì nudo, mi hanno spogliato di tutto, delle persone civili che mi hanno lasciato lì stato lì per una mezz'ora, un'ora. Poi sono arrivati degli Ustascia che hanno visto quello che era successo, sono venuto lì, ho visto che respiravo, mi ho chiesto qualcosa, mi sono fatto capire, mi hanno portato all'ospedale, mi sono spiegato e poi mi hanno portato a Vienna che mi hanno curato. Lui è rientrato dopo 2 mesi o 2 mesi e mezzo è rientrato e ha detto ma come è successo? E mi ha spiegato, mi ha raccontato tutta la faccenda com'era. Era lì che gli venivano le lacrime agli occhi e fa vedete, voi 3 ci siete ancora, io ci sono. Ma un altro Boschi non torneremo più.